Amici di Res Bellica, oggi vi presentiamo la panoplia di un legionario repubblicano a cavallo tra il III e il II secolo a.C., tra la seconda guerra punica e la conquista di Corinto e di Cartagine. Questa ricostruzione è basata su numerose fonti archeologiche e iconografiche, nonché sulla descrizione che ci dà lo storico greco Polibio dei legionari romani del II secolo a.C. Il legionario della nostra ricostruzione indossa un elmo di tipo Montefordino in bronzo con 3 penne. Questo perché questo tipo di elmo con questa particolare decorazione è il simbolo più tipico del legionario romano di questo periodo storico. Infatti troviamo a rappresentazione di Roma dei legionari romani questo elmo in documenti come la tavola di Entella, su alcuni rostri delle navi romane della battaglia delle Egadi, e in più questo tipo di decorazione è attestato anche in Polibio, che descrive per i legionari romani 3 lunghe penne nere o purpuree. Per quanto riguarda il metodo di applicazione delle penne all'elmo, conosciamo diverse fonti iconografiche e numerosi reperti che ci mostrano diversi metodi. Quello che abbiamo scelto noi per la nostra ricostruzione, che prevede 2 tasche laterali saldate all'elmo, è basato su un reperto proveniente dalla Spagna. Le dimensioni degli elmi Montefortino sappiamo dei reperti che sono spesso piuttosto grandi. Questo in particolare rispecchia le dimensioni di un reperto oggi conservato a Cremona, l'elmo del legionario Marco Patolcio, che ha probabilmente partecipato alla battaglia di Clastidium del 222 a.C. Il legionario della nostra ricostruzione indossa poi un'armatura ad anelli di ferro, che noi comunemente chiamiamo lorica amata, ma si tratta in realtà di un neologismo, poiché dalle fonti coeve sappiamo che in realtà i romani la chiamavano lorica gallica, perché si tratta infatti di un'acquisizione dal mondo gallico. Secondo Polibio, questa particolare armatura non era ancora così diffusa tra i legionari romani del periodo. Infatti, secondo l'autore greco, potevano permettersela solamente i legionari di ceto più alto. La difesa principale del legionario romano di questo periodo resta comunque lo scutum, un grande scudo ovale convesso alto circa 120 cm. Nella nostra ricostruzione questo scudo è decorato con una versione stilizzata, semplificata, del fascio di fulmini di Giove, un elemento iconografico che è rappresentato molto frequentemente sia in ambito romano che ellenistico. In combattimento il legionario utilizzava il pilum e la spada. Nella nostra ricostruzione il legionario ha 2 pila, un pilum pesante e un pilum più corto, più leggero, questo basato sulla descrizione che ce ne dà Polibio, che descrive appunto i legionari romani equipaggiati con 2 pila. I nostri pila con un innesto a manicotto sono basati su vari reperti a cavallo tra il III e il II secolo a.C., per esempio quelli provenienti da Numanzia. Sappiamo dalla lettura di fonti come Tito Livio e Polibio che alla fine della seconda guerra punica i romani adottano il gladio ispanico. Tuttavia sappiamo che i romani utilizzavano ancora anche la spada gallica di tipo Latin B, questo almeno fino all'ultimo quarto del II secolo a.C. La spada gallica tipo Latin B, infatti, era stata l'arma principale dei romani fin dalla sua acquisizione nel IV secolo a.C. ed è l'arma che ha dato origine alla parola stessa gladius. Per quanto riguarda il sistema di sospensione della spada, non conosciamo esattamente come questo venisse realizzato, questo sia per mancanza di reperti che per la poca chiarezza delle fonti iconografiche. Tuttavia, basandoci proprio su quello che ci mostrano queste ultime, abbiamo realizzato un semplice sistema di sospensione costituito da una cintura in cuoio. Questo sistema si differenzia da un sistema più complesso a catena o barrette metalliche utilizzato invece, in un periodo più o meno coevo, dai guerrieri gallici. L'equipaggiamento che vi abbiamo illustrato è di nostra produzione.
Se volete saperne di più e approfondire, trovate tutti i link nella descrizione del video.